Vincent van Gogh realizzò questa intensa scena notturna nel settembre del 1888, raffigurando il Café di Place du Forum ad Arles, in Provenza. L'artista si era trasferito nella cittadina francese all'inizio dello stesso anno, animato dalla speranza di fondare una comunità di artisti e nell'attesa trepidante dell'arrivo di Paul Gauguin. Durante questo periodo lavorava con straordinaria intensità, sperimentando le tecniche apprese dagli impressionisti, in particolare l'uso di colori vivaci e un trattamento più articolato della superficie pittorica. Come Van Gogh racconta in una lettera, l'ispirazione per quest'opera nacque dalla lettura di un romanzo di Guy de Maupassant, in cui era descritta proprio l'atmosfera di un caffè notturno. L'artista realizzò inizialmente un disegno a penna e inchiostro del soggetto, ma desiderava dipingere la scena direttamente sul posto, di notte, convinto che solo così avrebbe potuto liberarsi delle convenzionali immagini notturne dominate da una misera luce bianco-giallastra. Il colore, steso a impasto in spessi strati non spianati, crea una superficie vibrante e materica. Le pennellate ben visibili costruiscono una tessitura espressiva, soprattutto nella resa del cielo, trattato come una composizione a mosaico. Spesso le forme non sono disegnate in senso tradizionale, ma modellate direttamente attraverso la pittura. Van Gogh cattura il riflesso del bagliore giallo della lampada a gas sulle superfici del cavallo e dei passanti. A differenza degli impressionisti che usavano la luce per cogliere l'istante, Van Gogh mira a un effetto più decorativo che espressivo. L'impianto prospettico della composizione è costruito con grande attenzione per guidare lo sguardo dello spettatore verso il centro della scena. Nella parte inferiore del dipinto, numerose linee convergenti confluiscono verso un punto focale. Il canale di scolo marcato e centrale che indirizza l'occhio verso la figura del cameriere. Questo canale è affiancato da forti diagonali, il marciapiede a sinistra con la fila di tavolini all'aperto e quello a destra. Al di sopra il tendone e i tetti degli edifici creano ulteriori diagonali più sottili ma altrettanto efficaci. Van Gogh si mise alla prova dipingendo due sorgenti luminose in contrasto tra loro, da un lato il bagliore artificiale del caffè illuminato a gas, dall'altro la luce effimera e naturale delle stelle. L'interno del tendone è reso con grande cura attraverso una ricchissima gamma di tonalità di giallo. In sintonia con gli ideali impressionisti, l'artista era deciso a rappresentare l'oscurità in maniera naturale, evitando l'uso del nero. Una volta terminata l'opera, scrisse trionfante al fratello Théo: "Ecco fatto, una scena notturna senza l'uso del nero, solo dei bellissimi blu, viola e verde." Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!